Lei è la Miccia, è la gatta che avevo prima di avere Lady e Oscar e ha vissuto con me praticamente 15 anni. I nostri animali purtroppo hanno una vita mediamente più breve rispetto alla nostra, quindi probabilmente molti di voi come me si saranno trovati a dover affrontare il lutto per la perdita del nostro amico a quattro zampe. Il dolore è grande e purtroppo arriviamo impreparati a questo evento sia a livello psicologico che a livello pratico, perché io ad esempio non sapevo neanche cosa fare ad esempio col corpicino della mia amica. Il lutto per la perdita del nostro amico a quattro zampe richiede tempo per venire elaborato. Potrebbe ad esempio aiutarci fare una piccola cerimonia dedicata al nostro animale oppure avere un piccolo ricordo di lui. Molti si chiedono anche se sia giusto adottare poi un altro animale. Non c'è una risposta uguale per tutti, dobbiamo fare quello che ci sentiamo. C'è chi preferisce far passare tempo, chi preferisce adottare un animale fin da subito. Certo è che un altro animale non deve essere adottato per colmare un vuoto, ma deve essere amato per quello che è. Io ad esempio quando è morta la mia amica per molto tempo non volevo assolutamente pensare di adottare altri gatti, non me la sentivo, proprio non ci riuscivo. Poi dopo circa 6 mesi una mia amica mi ha mandato le foto di Lady e Oscar, di questa cucciolata, e quando li ho visti ho capito che era il momento giusto e così li ho adottati. Ma ognuno ha i suoi tempi naturalmente, non dovete forzarvi. Vivete il vostro lutto come preferite, che è una cosa totalmente comprensibile. Dobbiamo sicuramente rispettare noi stessi, rispettare il nostro dolore, non dobbiamo assolutamente vergognarci. È un grande dolore che va elaborato e gestito e sicuramente ci vorrà del tempo. Recentemente ho anche scoperto proprio un servizio che ci aiuta a gestire sia psicologicamente che nella pratica questo grande dolore. Si tratta di Angeli e Orme, un servizio proprio di onoranze funebri per animali. Sono di Torino e ora ve li presento. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Valentina Tirelli e insieme alla mia collega Erika sono titolare di Angeli Orme. Angeli Orme è un'onoranza funebre per piccoli animali con servizio di cremazione. Siamo a Carmagnola, in provincia di Torino. Volevo presentarvi anche la nostra piccola mascotte, Raya. Saluta i nostri amici, Raya. Saluta. Raya è una giocherellona. E oggi siamo qui per rispondere ad alcune domande su un argomento molto delicato che è la perdita dei nostri cari amici. Arrivare preparati in una situazione come questa ritengo che sia abbastanza difficile. Quello che però un proprietario consapevole può fare è informarsi bene, informarsi per tempo, informarsi a mente fredda, quando vede la morte ancora lontana. Questo perché? Per la legge i nostri animali, nonostante siano considerati un membro della famiglia, per la legge una volta che vengono a mancare sono classificati come rifiuti e in quanto tali vengono trattati. Difatti, secondo il decreto legislativo 1069 del 2009, le spoglie di animali d'affezione possono essere smaltite in centri di cremazione collettiva. Questo cosa significa? Che la legge prevede per loro che vengano classificati come rifiuti, trattati come sottoprodotti e diventano mangimi e combustibili. Scegliendo un servizio dedicato come il nostro, avrete la garanzia di onorarli, di onorare tutti questi anni passati insieme, perché il nostro è un'onoranza funebre per animali e la vostra amicizia non finirà mai. Noi offriamo una reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24, proprio come un'onoranza funebre per persone. Quindi quando il vostro amato animaletto viene a mancare, con una semplice telefonata saremo a vostra disposizione. Come avviene questa telefonata? Generalmente chiediamo i vostri dati, un indirizzo, il nome e i dati dell'animaletto. La telefonata avvenuta, nel più breve tempo possibile, saremo presso di voi e insieme a voi pianificheremo con calma la cremazione. Sì, assolutamente, offriamo un supporto alle famiglie che hanno perso il proprio animale domestico. In che modo? Abbiamo avuto il piacere di conoscere e collaboriamo col dottor Pierluigi Gallucci, che è uno psicologo che ha scritto un libro che si intitola Il dolore negato, come affrontare il lutto per un animale domestico.
Lo psicologo è a disposizione delle nostre famiglie e insieme a lui abbiamo già organizzato e organizzeremo dei seminari informativi gratuiti per le famiglie che intendono informarsi bene e per tempo su come affrontare il lutto. È un lutto a tutti gli effetti e qual è il modo migliore per onorarli? È quello di creare una cerimonia per loro. Noi offriamo questo tipo di servizio, abbiamo una saletta del commiato che serve proprio per dargli un ultimo saluto prima della cremazione. È una cerimonia a tutti gli effetti, la cerimonia serve per onorare loro e serve per noi, serve per riuscire a superare meglio il momento del distacco, così come per gli umani l'onoranza funebre serve per onorare la dipartita del nostro caro defunto. Questo rito che facciamo insieme in questo luogo dedicato serve per noi per riuscire a voltare pagina e per superare meglio il dolore quando non ci siamo più. E per onorare la scomparsa del nostro caro amico Quattro Zampe, quale maniera migliore di poter conservare le sue ceneri all'interno di un'urnetta? Queste urne le abbiamo scelte per voi, come potete vedere sono oggetti unici in quanto numerati e anche oggetti di arredo e design. Vi faccio vedere quest'urna, per esempio, all'interno ha un sacchetto che contiene, anch'esso biodegradabile, che contiene le ceneri del nostro amico, vengono inserite all'interno di questo sacchetto, verrà l'urna sigillata con dell'apposita colla, anch'essa naturale, e una volta riposte e chiuse potete conservarle dove meglio vi confà. Diversamente abbiamo dei sacchetti da dispersione al cui interno ci sono dei semini che una volta cosparse le ceneri diventeranno una pianta per arredare il vostro giardino. Vi faccio vedere un'altra cosa, sono oggetti tutti made in Italy, li abbiamo noi in esclusiva per in Piemonte, sono oggetti numerati. Questo significa che c'è una particolare attenzione anche a livello di progetto. Ci teniamo molto ad offrire ai nostri clienti oggetti unici, oggetti che sono l'essenza di Angeli Orme. Qui invece ci sono altre tipologie di urne, da quelle fatte a vaso a quelle con la fotografia, con il ricordo foto, oggetti di diversa fattura, oggetti in metallo, più o meno economici, oggetti che, come potete vedere, potete conservare tranquillamente in casa, sono oggetti di arredo. Qui possiamo notare dei gioielli portaceneri che contengono al proprio interno una piccola quantità di ceneri. Vi faccio vedere questo ciondolo, per esempio, che ha proprio il micio. Dietro ha una piccola vitina dove viene inserita la cenere e con una catenina potete sempre portarlo insieme a voi. Ci tengo a precisare che abbiamo preso anche collaborazioni con un'azienda, anch'essa lavora con noi in esclusiva per tutto il territorio piemontese, che ci permette di creare dei gioielli con il DNA dei nostri amati Quattro Zampe. È un ricordo originale, un ricordo moderno, è un ricordo unico. La cosa bella è che si può, vi faccio vedere il gioiello, si può assolutamente indossare, eccolo qui, assolutamente, questo è un esempio, poi ce ne sono molti altri, si può assolutamente indossare anche quando il nostro animaletto è ancora con noi. Direi che questo è tutto, spero di esservi stata utile. Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci o visitare il nostro sito www.angeliorme.it oppure la nostra pagina Facebook Angeli Orme Onoranze Funebri per Animali. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.
Di una cosa comunque dovete essere certi: prima o poi il dolore lancinante passerà e lascerà spazio a un ricordo molto affettuoso e molto amorevole del vostro animale. Esiste anche una bellissima leggenda legata alla morte dei nostri animali ed è la leggenda del ponte arcobaleno. La leggenda narra che esiste un bellissimo ponte alle porte del paradiso, è chiamato proprio il ponte dell'arcobaleno, ed è lì che vanno tutti i nostri animali domestici quando vengono a mancare. Il ponte dell'arcobaleno è un bellissimo luogo dove i nostri amici animali guariscono da tutte le malattie, vivono felici, hanno acqua fresca e cibo, giocano e corrono assieme in mezzo all'erba, a colline e ad alberi. Gli animali del ponte dell'arcobaleno sono felici, ma conservano comunque il ricordo della persona speciale che gli è stata accanto per tutta la vita e le aspettano lì quando sarà il momento per correrle incontro e ricongiungersi ed essere di nuovo felici assieme. Quando verrà il momento, il tuo gatto ti riconoscerà, ti vedrà arrivare dal ponte dell'arcobaleno e lo stringerai di nuovo, lo coccolerai ancora, lo accarezzerai ancora una volta e rimarrete così assieme per sempre.